Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Ambrisentan Milan, compressa rivestita. Milan Italia SRL. Ultimo aggiornamento. 3 novembre 2021. Cos'è Ambrisentan Milan, compressa rivestita? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Indicazioni. Posologia. Controindicazioni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Ambrisentan Milan, compressa rivestita durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Ambrisentan Milan, compressa rivestita? Ambrisentan Milan, compressa rivestita è un farmaco a base del principio attivo ambrisentan, appartenente alla categoria degli cardiovascolari, ipotensivi, antiipertensivi, e nello specifico antipertensivi per l'ipertensione arteriosa polmonare. È commercializzato in Italia dall'azienda Milan Italia SRL. Ambrisentan Milan, compressa rivestita, può essere prescritto con ricetta RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Ambrisentan Milan 5 mg 30 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Milan Pharmaceuticals Limited. Concessionario: Milan Italia SRL. Ricetta: RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe A. Principio attivo: Ambrisentan. Gruppo terapeutico: cardiovascolari, ipotensivi, antiipertensivi. Forma farmaceutica: compressa rivestita. Indicazioni. Ambrisentan Milan è indicato in pazienti adulti per il trattamento dell'ipertensione polmonare arteriosa, pulmonare arterial hypertension, TAH, di classe III della classificazione funzionale dell'OMS, ivi incluso il trattamento in combinazione, vedere paragrafo 5.1. La sua efficacia è stata dimostrata nei pazienti con PAH idiopatica, IPA, e nella PAH associata a malattia del tessuto connettivo. Posologia. La terapia deve essere iniziata da medici esperti nel trattamento della PAH. Posologia. Ambrisentan in monoterapia. Ambrisentan Milan deve essere assunto per via orale inizialmente alla dose di 5 mg al giorno, che può essere incrementata fino a 10 mg al giorno in funzione della risposta clinica e della tollerabilità. Ambrisentan in combinazione con tadalafil. Quando utilizzato in associazione con tadalafil, Ambrisentan Milan dovrebbe essere titolato a 10 mg una volta al giorno. Nello studio Ambition, i pazienti hanno ricevuto 5 mg di Ambrisentan al giorno per le prime 8 settimane prima dell'aumento delle dosi a 10 mg, in funzione della tollerabilità, vedere paragrafo 5.1. Quando utilizzato con tadalafil, i pazienti hanno iniziato il trattamento con 5 mg di Ambrisentan e 20 mg di tadalafil. In funzione della tollerabilità la dose di tadalafil è stata aumentata a 40 mg dopo 4 settimane e la dose di Ambrisentan è stata aumentata a 10 mg dopo 8 settimane. Più del 90% dei pazienti ha raggiunto questa dose. Le dosi possono anche essere ridotte in funzione della tollerabilità. Dati limitati suggeriscono che una interruzione improvvisa di Ambrisentan non è associata ad un peggioramento di rimbalzo della PAH. In caso di co-somministrazione con ciclosporina A, la dose di Ambrisentan deve essere limitata a 5 mg una volta al giorno ed il paziente deve essere attentamente monitorato, vedere paragrafi 4, 5 e 5.2. Popolazioni speciali. Anziani. Nei pazienti di età superiore ai 65 anni non sono necessari aggiustamenti della dose, vedere paragrafo 5.2. Compromissione renale. Nei pazienti con compromissione renale non è richiesto alcun aggiustamento della dose, vedere paragrafo 5.2. C'è una limitata esperienza con Ambrisentan in soggetti con compromissione renale severa, clearance della creatinina 30 ml/min. In questo sottogruppo di pazienti è necessario essere cauti nell'iniziare la terapia e porre particolare attenzione nel caso in cui si debba aumentare a 10 mg la dose di Ambrisentan.
Compromissione epatica. Ambrisentan non è stato studiato in pazienti affetti da compromissione epatica severa, con o senza cirrosi. Poiché le principali vie metaboliche di ambrisentan sono la glucuronidazzione e l'ossidazione con successiva eliminazione biliare, ci si può attendere che la compromissione epatica porti ad un'incrementata esposizione, Cmax e AUC, ad ambrisentan. Pertanto, ambrisentan non deve essere iniziato in pazienti con compromissione epatica severa, oppure con valori delle aminotrasferasi epatiche significativamente elevati dal punto di vista clinico, maggiori di 3 volte rispetto al limite superiore dei valori normali, 3 ulm. Vedere paragrafi 4, 3 e 4, 4. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di ambrisentan in bambini e adolescenti di età inferiore a 18 anni non sono state stabilite. Non sono disponibili dati, vedere paragrafo 5, 3 in relazione ai dati disponibili su animali giovani. Modo di somministrazione. Si raccomanda che la compressa venga deglutita intera. Essa può essere assunta con o senza cibo. Si raccomanda che la compressa non venga spezzata, rotta o masticata. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Gravidanza, vedere paragrafo 4, 6. Donne in età fertile che non facciano uso di un metodo contraccettivo efficace, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 6. Allattamento con latte materno, vedere paragrafo 4, 6. Compromissione epatica severa, con o senza cirrosi, vedere paragrafo 4, 2. Valori basali delle aminotrasferasi epatiche, aminotrasferasi aspartato, AST, e barra o alanina aminotrasferasi, ALT, 3 ulm, vedere paragrafi 4, 2 e 4, 4. Fibrosi polmonare idiopatica, IPF, con o senza ipertensione polmonare secondaria, vedere paragrafo 5, 1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Ambrisentan non è stato studiato in un numero sufficiente di pazienti per determinare il rapporto rischio-beneficio in pazienti con PA in classe funzionale I della classificazione U. L'efficacia di ambrisentan, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Negli studi non clinici sia in vitro che in vivo, ambrisentan non inibisce né induce gli enzimi di fase I del metabolismo dei farmaci alle concentrazioni clinicamente rilevanti. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere ambrisentan Milan, compressa rivestita durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere ambrisentan Milan, compressa rivestita durante la gravidanza e l'allattamento? Donne in età fertile. La terapia con ambrisentan in pazienti di sesso femminile in età fertile non deve essere iniziata prima di accertarsi che il risultato del test di gravidanza, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Ambrisentan ha una lieve o moderata influenza sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Lo stato clinico del paziente ed il profilo delle reazioni avverse di ambrisentan, quali ipotensione, capogiri, astenia, affaticamento, deve essere considerato quando si valuta la capacità del paziente di eseguire compiti che richiedono giudizio, abilità motorie o cognitive, vedere paragrafo 4, 8. I pazienti devono essere consapevoli di come possono essere influenzati da ambrisentan prima di guidare o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. La sicurezza di ambrisentan è stata valutata in monoterapia e barra o in combinazione negli studi clinici in più di 1200 pazienti affetti da PA, vedere paragrafo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non c'è esperienza in pazienti con PA dell'uso di ambrisentan a dosi giornaliere maggiori di 10 mg. Nei volontari sani, dosi singole di 50 e 100 mg, da 5 a 10 volte la massima dose raccomandata, sono state associate a cefalea, rossore, capogiri, nausea e congestione nasale. A causa del meccanismo d'azione, un sovradosaggio di ambrisentan può potenzialmente provocare ipotensione, vedere paragrafo 5, 3. In caso di ipotensione marcata, può essere richiesto supporto cardiovascolare attivo. Nessun antidoto specifico è disponibile. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica.
Antiipertensivi, altri antiipertensivi, codice ATC. C02KX02 Meccanismo di azione. Ambrisentan è un'era per somministrazione orale, che appartiene alla classe dell'acido propanoico, selettivo per il recettore dell'endotelina A, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Ambrisentan è rapidamente assorbito nell'uomo. Dopo somministrazione orale, le concentrazioni plasmatiche massime, Cmax, di ambrisentan si ottengono tipicamente dopo 1,5 ore a seguito dell'assunzione dell'ultima dose, sia in condizioni, dati preclinici di sicurezza. A causa di un effetto di classe farmacologica, una singola dose eccessiva di ambrisentan, cioè un'overdose, può diminuire la pressione arteriosa e potenzialmente provocare ipotensione e sintomatologia da vasodilatazione. Ambrisentan, elenco degli eccipienti: interno della compressa, lattosio, cellulosa microcristallina, e 460 croscarmellosa sodica, magnesio stearato, e 570, film di rivestimento, alcol polivinilico, parzialmente idrolizzato, titanio diossido, e 171, macrogol, talco, e 553b, L'H-alluminio rosso allura C. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di ambrisentan Milan, compressa rivestita a base di ambrisentan sono: ambrisentan Accord, ambrisentan Dr. Redis, ambrisentan Medac, ambrisentan Teva, Volibris. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.